Buongiorno ragazzi, ciao a tutti, io sono Riccardo. Oggi farò la recensione e l'unboxing di un prodotto che mi è arrivato questa mattina tramite corriere. È il trapano abitatore della Parkside linea Performance con motore brushless, quindi senza spazzole. Promette prestazioni molto superiori rispetto ai prodotti Parkside a cui siamo abituati, anche se con quelli già io da hobbista non mi lamentavo. Questo di qua sicuramente avrà qualcosa in più, ma io lo voglio vedere, lo voglio testare, lo voglio confrontare con i prodotti che già avevo, quindi quello che più ci si avvicina della linea Parkside. Avendone tanti ho la possibilità di scegliere con quale confrontarlo e sceglierò in base alle caratteristiche che hanno in comune di fare un confronto per testarli. Quindi bando alle ciance, apriamo subito la confezione e vediamo come si comporta. Vi farò più avanti anche un tutorial su come si ordinano i prodotti della Parkside sul sito tedesco della Lidl. Loro non spediscono in Italia, ma noi abbiamo un metodo per farci rispedire in Italia e basta fare una registrazione e i prodotti arriveranno a casa col corriere. Quindi apro la confezione e vediamo subito. Questa è la confezione della nuova linea Performance. La valigetta è molto più rigida, è di due colori, una grafica sicuramente più curata. E adesso apro la confezione sulla quale vediamo riportate le prestazioni maggiori rispetto alla linea classica X20V Team della Parkside. Questa ha delle percentuali in più di forza torcente, di durata della batteria, di tempi di carica della stessa batteria, il numero di viti che sono maggiori. Qua ci fa sul lato destro ci dà un confronto sulle capacità che ha la linea X20V e la linea invece Performance, quindi 356 viti rispetto a 505 di questo nuovo. Ovviamente poi ragazzi è scritto in tedesco, però le immagini parlano chiaro, quindi a confronto dalla grafica sulla confezione dà maggiori prestazioni ovviamente al modello nuovo. Adesso vedremo, non ho intenzione di avvitare 505 viti, sarà una recensione sulle prestazioni generali, quindi taglio i sigilli. Un sistema di apertura della confezione totalmente diverso da quello precedente. Questo si sfila del tutto e questa è la valigetta, davvero bella. E questo è l'abitatore, esteticamente bellissimo, bello. Metto un attimo qua da parte. Questo è il caricabatterie e qua sopra, come sempre, come anche negli altri prodotti della Parkside sia a batteria che a corrente, c'è il libretto di istruzioni che però dovrebbe essere solo in tedesco. Sì, non è riportata la lingua italiana. Ok, questo è quindi il contenuto della confezione. Carica batteria e il prodotto, quindi il nostro abitatore con la batteria già attaccata, batteria che però purtroppo è arrivata a scarica. Ora vedremo comunque le caratteristiche principali del prodotto. Il mandrino di qualità superiore rispetto a quelli a cui siamo abituati, ha dei piccoli giochi sulla parte esterna che non vanno a influire sulla parte metallica centrale. Se io lo muovo il mandrino, la parte centrale rimane immobile, mentre la parte esterna in plastica si muove. Ancora non l'ho azionato, non ho premuto il tasto di rotazione, quindi non so come va. Lo premo ora per la prima volta. Ok, mandrino chiuso. La plastica esterna ha delle oscillazioni. Il mandrino però, come vedete, il foro centrale, la parte nera qua al centro, è immobile. La pressione del tasto è graduale e come è graduale anche la rotazione rapportata alla pressione. Come vedete, più premo più aumenta la rotazione.
Si blocca immediatamente al rilascio del tasto. Perfetto. Vediamo due caratteristiche tecniche prima di iniziare a vedere il suo funzionamento. Questo è un trapano a batteria da 20 volt. Il modello è PABSP 20Li A1. Il motore è brushless, quindi è un motore senza spazzole, che ha una durata maggiore, quindi a batteria carica la durata del suo funzionamento è maggiore rispetto ai motori a spazzole. La batteria è una batteria da 20 volt da 2,5 Ah e ha 3 LED di stato che ci consentono di verificare il livello di carica premendo la parte bassa. In questo caso purtroppo è arrivato con la batteria scarica, quindi si vedrà solamente il LED rosso che si accende. Il tempo di ricarica della stessa batteria è di circa 45 minuti ed il mandrino in metallo, questo che vi ho appena fatto vedere, che gira perfettamente dritto, ha un intervallo di serraggio che va praticamente da 1,5 mm a 13 mm. Una coppia torcente di 60 Nm e la velocità variabile, come vi ho fatto vedere, che va sulla velocità 1 da 0 a 500 giri e con la velocità 2 da 0 a 2000 giri al minuto. E 21 livelli di coppia più un livello per la foratura, non ha la percussione, ha semplicemente la funzione di avvitatura e foratura su materiali morbidi che non richiedano la percussione e basta. Praticamente poi ha dietro un porta inserti che proverò fra poco, non arriva dotato di nessun tipo di inserto, non ha alcun tipo di accessorio quando aprite la confezione. Poi ha un'illuminazione a LED che rimane accesa anche dopo la pressione del tasto, quindi se dobbiamo andare a fare un foro non dobbiamo per forza tenere premuto e far ruotare il mandrino mentre ci avviciniamo, lo premiamo una volta e lui rimane acceso. E poi la pratica, il pratico clip per attaccarlo alla cintura sottosopra o appenderlo nel nostro pannello portautensili nel nostro laboratorio garage. Queste sono le caratteristiche esterne, estetiche ed anche le caratteristiche, dettagli tecnici proprio del prodotto. Brushless vuol dire senza spazzole, quindi non vedrete mai le famose scintille. Bello, e anche il rumore è bello. All'avvio, quando si fa partire lentamente, sembra quasi la partenza di un aereo. Bello, mi piace. Vediamo ora, finché la batteria va, quanto riesco a fare i test e poi eventualmente interrompo e proseguo con la batteria carica. Il caricabatterie della linea Performance ha un LED di stato verde che rimane acceso tutto il tempo che il caricabatterie è collegato all'alimentazione elettrica. All'inserimento della batteria, qualora fosse scarica, si accenderebbe il LED rosso che indica appunto il livello di batteria scarico e diventerà verde al raggiungimento della carica massima. Il prezzo di acquisto al momento sul sito tedesco è 69 euro e diciamo che è allineato ai prezzi che ci sono al momento nelle filiali delle varie nazioni europee in cui Lidl ha deciso di metterlo in vendita. Ancora in Italia non sappiamo quanto costerà perché non è stato proposto, non è stato messo in vendita e quindi non abbiamo riferimenti, però in linea di massima sappiamo che si aggirerà su per giù su quella cifra. Continuiamo a vederlo quindi esteticamente. La parte posteriore ha un portabit magnetico e noi siamo abituati ad avere sui modelli della linea X20V un portabit magnetico a destra e uno a sinistra. Qua ne abbiamo soltanto uno sulla parte posteriore e ha una comodissima clip, come dicevamo poco fa, che però è reversibile, quindi si può mettere a destra o a sinistra per chi è mancino, smette di fare i fori e lo mette direttamente attaccato alla cintura dal lato idoneo. E la batteria non è compatibile con la batteria della linea X20V Team, hanno una forma completamente diversa, la polarità è identica, quindi il positivo è a destra per entrambi, però la forma è completamente diversa e non si possono adattare, non c'è modo di farli entrare e sarà una scelta commerciale, però non si può.
esteticamente, ripeto, è bello, ha questo LED che alla prima pressione rimane acceso e ci permette di illuminare la zona che intendiamo forare o abitare senza accendere e senza premere il tastino nuovamente. Tutti i tasti sia di selezione di velocità che di selezione di rotazione che la ghiera per la frizione sono netti e decisi, sono ben solidi e saldi, non hanno giochi, tutto il trapano, tutto l'abbitatore non ha alcun tipo di gioco tranne leggermente la batteria e la plastica esterna del mandrino, ma è soltanto la parte esterna che poi non è plastica, è metallo. Ha delle gomme che servono ad attutire gli urti. È tutto nero, non si distingue bene dove è gomma e dove è plastica, esteticamente però è davvero bellissimo. Vediamo ora il mandrino nella sua rotazione se si comporta bene. Direi di sì. È drittissimo. Proviamo con un'altra punta. Come sappiamo la punta deve essere di buona qualità. Se prendiamo una punta economica il mandrino sembrerà girare storto. Va bene. Obiettivamente non saprei con quale confrontarlo. Secondo me questi due hanno più caratteristiche in comune. Entrambi sono degli abitatori da 20 volt, entrambi hanno soltanto la funzione di avvitatura, clip per la cintura. Questo di qua invece è un abitatore che ha la funzione, è un trapano vero e proprio perché ha anche la percussione per forare i muri. Questi motori hanno le scintille che quello, come dicevo poco fa, non ha. Inizierò questo test forando direttamente con una punta da 9 mm il metallo. Metto la frizione sul livello di foratura e provo a forare. Perfetto. Questo è un metallo da 2 mm e l'ho afforato in un batter d'occhio. Provo adesso il suo cugino più prossimo, livello di foratura, velocità 1, e proviamo di nuovo. Ok, è stato più veloce quello nuovo, c'è da dire che con la massima il massimo livello di coppia velocità 1 il numero di giri di questo qua è inferiore a quello, ma anche la potenza è inferiore, perché ad un certo punto durante la foratura si è sentito che il motore andava sotto sforzo, stava rallentando, mentre questo di qua non ha avuto nessun tipo di problema. Avviterò adesso su questo pezzo di mogano con un preforo da soli 3 mm, questa vite da 5 mm per 6 cm di lunghezza. Vediamo direttamente con il nuovo avvitatore con il livello di coppia massimo e la velocità numero 1 se riesce ad avvitarlo senza problemi e quanto tempo impiega. Provo con il vecchio, il precedente, non il vecchio perché ce l'ho da poco tempo. Stessa tipologia di vite. Perfettamente, entrambi sono riusciti ad avvitarlo. Li svito. Proviamo con queste di qua che sono molto più grosse. Sono delle viti da
6 mm per 80 di lunghezza. Provo ad avvitarlo, vediamo come va. È riuscito ad avvitarla fino in fondo. Il bit magari non è adatto perché è un bit di fascia economica e salta dalla testa della vite. È PZ3 con il bit PZ3, ma non riesco a farlo andare bene fino in fondo. Proviamo il precedente. Entrambi riescono con il preforo. Voglio fare una prova ed avvitare delle viti direttamente senza preforo. Questo è il modello brushless. E riesce in un batter d'occhio. Vediamo il precedente se riesce pure ad avvitare allo stesso modo. Questo è l'X20B Team. E riesce pure ad avvitare perfettamente. Quindi per quanto riguarda l'avvitatura delle viti, su un Mogano senza preforo è riuscito tranquillamente ad avvitare delle viti. Possiamo provare a fare una prova un po' bizzarra e vedere se riusciamo ad avvitare le viti da 6 mm senza preforo, ma spacchiamo il legno sicuramente. Adesso provo con una punta da 6 mm per il muro a forare questo pezzo di mattone in cemento. Velocità 2 e proviamo. Non riesce ad andare più in profondità di così, era davvero sotto sforzo. Vediamo quanto è riuscito ad entrare. 4 cm di profondità, però è cemento, un forato l'avrebbe bucato in pochissimo tempo. Provo a fare lo stesso foro, velocità 2, con il vecchio modello. Non va per niente. Questo è andato in profondità appena 1,4 cm, 1,5 cm, quindi non c'è paragone con il precedente foro. E c'è da dire che queste prove comunque le ho fatte con la batteria scarica. Purtroppo il modello sono stato sfortunato, mi è arrivato con la batteria scarica. Adesso invece facciamo la prova a fare un preforo con svasatore su questo legno, vediamo come va. È un preforo da 3,5 mm. Perfetto, ci avvitiamo una vite da 6 mm. Perfetto, ho esagerato con la profondità del preforo perché non l'avevo regolato prima, però è andato perfettamente fino in fondo, liscio come l'olio.
Proviamo a forare questo legno con la punta specifica per il legno. Velocità 1, velocità 2, su abete. Proviamo anche sul mogano. Questa era velocità 2 e questa velocità 1. Sempre il livello di coppia massimo. Ragazzi, lavora bene, a me piace. Preforo, avvitatura, foro sul cemento, avvitatura con o senza preforo, non ha dato segni di cedimento, con la batteria al minimo della sua carica. Quindi non mi resta più avanti che organizzarmi per preparare una tavola di legno dove avvitare 500 viti e vedere se la batteria al massimo riesce ad avvitare davvero queste 500 viti promesse sulla confezione. Facciamo un'ulteriore prova, vediamo quanto pesano, quindi la differenza tra il modello nuovo, 1,6 kg praticamente, 1,5 kg ed il modello precedente 1,5 kg, quindi praticamente hanno quasi lo stesso peso. Il modello vecchio con la percussione peserà di più perché ha ovviamente delle caratteristiche in più, dei componenti in più, pesa 300 grammi in più perché comunque ha il sistema della percussione che va a influire perché è presente e negli altri manca. Bene ragazzi, siamo giunti davvero al termine di questa recensione. Ho fatto tutte le prove che potevo fare, ho provato a forare il metallo, a forare il cemento, a forare il legno, a fare il preforo, ad avvitare le viti più o meno grandi con e senza preforo ed ha superato tutto quello che io gli ho chiesto di fare a pieni voti, quindi diciamo che non mi ha deluso in nulla. È un prodotto che ha dei punti in più rispetto al modello precedente. Questo avvitatore rispetto a questo ha delle prestazioni maggiori e performance, quindi deve darci di più. Costa un poco di più, non ha la percussione, però se usato in laboratorio come avvitatore o per forare, preforare il legno va benissimo. Non ho nulla da rimproverargli, è fatto bene, è solido, non ha giochi, il mandrino gira drittissimo, ha il LED che rimane acceso a lungo, il portabit magnetico anche se è soltanto uno e io avrei preferito averne due, però questi sono diciamo dettagli. Una ghiera con dei movimenti netti, decisi, lo stesso il selettore della velocità, ha tutto fatto bene, combacia tutto a perfezione. Peccato per la batteria che è arrivata a scarica e non mi ha consentito di fare quello che avevo intenzione di fare, quindi fare diversi fori sul legno, i prefori, e poi avvitare tantissime viti fino a quando la batteria avrebbe ceduto, ma è arrivata già scarica e quindi non ho potuto farlo. Magari lo farò più avanti perché ho intenzione di fare questa prova, quindi vedrete una nuova recensione in cui io proverò ad avvitare 500 viti come riportato sulla confezione. Spero di aver detto tutto quello che si può dire su un avvitatore, avere fatto tutte le prove necessarie per dimostrare che funzioni e basta. Quindi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questa recensione fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale perché troverete tantissime novità, tanti video nuovi interessanti, quindi iscrivendovi e attivando la campanella, quindi vi arriverà la notifica sui video che caricherò e potrete vederli senza ricercarli perché vi arriverà l'email. Detto questo ragazzi, vi saluto davvero, è tardi, ho tanto da fare, ho tolto tempo ai miei lavoretti per dedicarmi a questa recensione. Spero l'abbiate gradita. Ciao di nuovo da Riccardo e alla prossima.